Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, video richiestissimo, video richiestissimo che tratta il tema dell'amore. Cos'ha profondamente nel suo cuore? Che cosa sta accadendo nel suo cuore? Ti dirò tutta la verità adesso. Che cosa c'è veramente nel suo cuore? Come il suo cuore ti sente? Che cosa c'è profondamente? Allora sappiamo che la consapevolezza è ciò che rende l'uomo libero, no? E conoscere la verità ci porta sempre a fare un gradino in più nella nostra, appunto, consapevolezza. La verità che ti libera è una verità che trascende i limiti dell'io. Cosa vuol dire? L'altro sei sempre tu. E questa è la verità che libera, il postulato essenziale. L'altro sei sempre tu in qualità di proiezione della tua anima che crea una magnifica imago, così come viene chiamata dalla psicologia archetipica, imago, immagine, affinché nel rapporto con le varie immagini tu possa superare le tue paure, attaccamenti e resistenze che ti separano dal darti, dall'amore. E quindi ehm, conoscere la verità del cuore dell'altro, che è una proiezione interna, è come conoscere la tua ombra. E quindi dovete immaginare in questo momento esatto che io sto parlando proprio con te. Cioè io sto parlando con te. Perché come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 9, chi non l'ha visto ragazze e miei ragazzi invito a guardarlo perché vi fa fare un salto, L'idea di Dio è un'idea dell'uomo e in quanto per quanto quest'idea è separativa, quanto noi pensiamo che un Dio sia lontano da noi, quanto più invece sentiamo la verità che il Dio è dentro ed è in ogni cosa che esiste, allora sentiamo sempre meno la separazione con l'altro che è la proiezione di Dio. In questo momento tu stai manifestando me che sto leggendo questo. E quindi è un'immagine della tua anima in questo momento affinché tu possa, con le emozioni che ti arriveranno attraverso la lettura, fare quel viaggio che ti accompagna nella realizzazione di questo tuo darti. Ogni persona a cui pensi è la persona in cui si incarna il tuo sposo, sposa celeste, il divino, che è lì per farti fare un certo tipo di esperienza emozionale affinché tu possa pian piano sciogliere le tue paure, resistenze, attaccamenti e darti a quelle emozioni. Quindi adesso nella nostra narrazione che faremo verranno fuori i grandi personaggi che ti accompagnano da tutta una vita. Questi personaggi si chiamano emozioni. Ecco, quindi ti invito a sentire profondamente che io sto parlando con te, perché io sto parlando con te, siamo solo io e te, ok? Ok. Allora, abbiamo due varianti, le potete sentire entrambi o puoi sceglierne solo una, fatti ispirare dal tuo cuore, ma soprattutto recita insieme a me in questo momento: mio sposo celeste o sposa celeste, in questo esatto momento fai l'amore con me. Mio sposo celeste, in questo esatto momento fai l'amore con me, affinché io possa essere sempre più alla tua altezza. Fammi essere alla tua altezza. Fammi essere all'altezza di questa narrazione. Ok. Allora, fiocco rosso e cuore giallo.
e partiamo dal fiocco rosso. Allora, fai un bel respiro profondo. E adesso partiamo. Cos'ha la persona a cui stai pensando veramente nel suo cuore? Che cos'ha nel suo cuore? Voglio essere consapevole di ciò che è. Ok. Allora, prendiamo prima di tutto i tarocchi. Cos'ha nel suo cuore? Cosa sente profondamente? In base a quello che è nel suo cuore, cosa sente per te? Cos'ha nel suo cuore? La voglia di esprimere qualcosa di bello ha nel suo cuore in questo momento. È un paggio di coppe e in questa carta posso vedere fragilità, la bellezza di un fiore, la fragilità che è bellezza, la bellezza è fragile, la bellezza è evanescente, la bellezza è fragilità. E, è una persona delicata, è una persona che ha voglia di esprimere nel suo cuore, con delicatezza ciò che sente, ha in mano la coppa dell'amore. E come tutti i paggi sono fragili, bellissimi nella loro fragilità, hanno quella gioventù nel cuore che vogliono esprimere attraverso le loro emozioni ciò che sentono, magari attraverso un messaggio, attraverso una poesia d'amore. È una persona che ha negli occhi la fragilità di un ragazzo, di una ragazza che può essere anche un adulto di 80 anni, Però è questa l'essenza in questo momento come prima carta. È una persona che si vuole arrendere con la delicatezza del suo cuore, una persona che si arrende con la delicatezza del suo cuore. Sì, ha un paggio di coppe. Cos'ha nel suo cuore ancora? La voglia di iniziare, la voglia di avere un'opportunità insieme a te, c'è questo bellissimo asso di bastoni. È una persona che ha tanta voglia di ridere, di giocare, di scherzare, è una persona amabile, vuole un'opportunità, ha molto fuoco e romanticismo dentro di sé, è una persona che ti scriverà o ti sta scrivendo a breve, è una persona molto sincera e anche con quella delicatezza però, non omettere questa delicatezza del paggio. La delicatezza del paggio è come se fosse appena nato a nuova vita, no? E quindi una persona che ti offrirà questa opportunità di un inizio allegro, gioioso, pieno di vitalità e anche con questo romanticismo, ok? Bellissime carte. Cos'altro ha nel cuore? Scusami, ancora un po' così. Cos'altro ha nel cuore? Ha delle paure, come è giusto che sia a livello subconscio, no? Questa luna, la luna mi parla delle profondità, anche delle paure legate a scendere troppo nelle proprie profondità, come ce l'abbiamo tutti, come ce l'hai anche tu, probabilmente, come ce l'ho io, ce l'abbiamo tutti, no? E è una persona che prova un po' di angoscia a volte, no? Faccio bene, faccio male. Nel suo cuore c'è un po' di angoscia ad esplorare quelle zone più buie di se stessa, laddove spesso non si sente guidata, non si sente protetta. È una persona con le sue fragilità e con la bellezza della luna. È una persona che sta cercando l'intuizione giusta, una persona che ha delle paure legate all'inconscio materno,
l'inconscio materno, probabilmente qua ci sono state, no, delle ferite, come le abbiamo avute tutti, legate all'inconscio materno, all'archetipo madre, quindi alla paura del femminile, la paura della notte, la paura della morte, la paura del darsi. Ecco perché lo fa poco a poco, con quella gentilezza e delicatezza di non, di ho paura di andare troppo giù, però allo stesso tempo mi lancio, voglio questa opportunità. Perché si ha paura di andare giù? Qua c'è un conflitto, come ce l'abbiamo tutti, ripeto, li abbiamo avuto tutti, con l'archetipo madre. Le coppe, la luna, l'archetipo madre. Però là sui bastoni mi dice, ho questa spinta interna, la Kundalini, che mi spinge a superare queste mie paure. Voglio superare queste paure, che possono essere di gelosia, o possono essere, potrebbe provare gelosia nei tuoi confronti o dell'ansia, che comunque sono generate dalla sua memoria antica, come ce l'abbiamo tutti, legate all'archetipo madre. Sì, voglio vedere rispetto a questa memoria genealogica, con le carte delle memorie genealogiche di Maria Vittoria, voglio vedere quali sono queste paure legate all'archetipo materno o cosa ci vogliono raccontare gli oracoli genealogici. Sempre per andare a vedere cosa ha profondamente nel suo cuore, così che tu possa avere consapevolezza, comprendere cosa ha veramente nel suo cuore, a cosa sono legate queste paure dell'archetipo materno e quindi del femminile. Sappiamo già che è la paura dell'ignoto, no? Però vediamo su cosa ci specificano gli oracoli genealogici. Prima variante rossa, la persona a cui stai pensando. Alle credenze. Oggi vedo, riconosco e supero tutte le superstizioni e le credenze familiari che mi impediscono di evolvere. Ci sono delle credenze che questa persona ha ereditato dalla parte materna che gli hanno impedito di avanzare. Credenze relative probabilmente alla gelosia, la luna ci parla di gelosia, di ansie nell'esprimere la propria parte femminile. Ma si vuole lanciare, come ti ho detto qui. Vediamo cosa ci dice la carta delle credenze, sempre sul libretto di Maria Vittoria. Eccole. La carta consiglia, vedi, osserva e riconosci le superstizioni che appartengono a te, quali è la tua famiglia, riconsiderale nel loro giusto valore per poterle evolvere. Qua ci sono credenze e superstizioni che appartengono alla tradizione familiare e alla società, in questo caso l'archetipo materno. Quindi questa è una persona che nella profondità delle credenze limitanti legate alla gelosia, io credo sia con la luna, o alla gelosia o a come si dovrebbe avere un rapporto, no? Magari la mamma è stata gelosa del padre o ha avuto gelosia nei confronti del figlio, della figlia. Quindi attraverso te, questo specchio che vi state facendo, vuole superare tali credenze, va bene? Questo c'è nel suo cuore. Andiamo a vedere di cosa mi parla la luna, però. Andiamo ancora, scusami, più a fondo con l'archetipo. Cosa c'è veramente nel suo cuore? Mediadora. Leggiamo, non ha saputo mediare. È difficile mediare, però vediamo l'aspetto in ombra. Negozia con un motivo, un fine occulto. Vede il piano personale o nella professionalità. Guarda, questa persona viene da una memoria familiare materna in cui sta uscendo fuori dalla credenza che gli ha impedito di evolvere, che era fare delle cose per un fine occulto, cioè faccio una cosa, faccio sembrare che per una cosa, però ho un altro fine. Allora vediamo che questa persona vuole uscire da queste credenze, magari è inconscia questa cosa che fa, noi lo vediamo grazie alle carte, no? E cioè mi comporto in un certo modo, faccio in un certo modo, però ho un altro fine. Questo è quello che è stato ereditato dalle credenze familiari dalla parte materna, no?
E questa persona con questa fragilità, con questa bellezza oggi riconosce, vuole superare queste credenze o superstizioni familiari che gli impediscono di evolvere. Magari può essere una persona più giovane di te, o tu puoi essere più giovane di questa persona, possono essere queste credenze o superstizioni, no, che si porta avanti dalla famiglia in modo inconscio. E questo è ciò che ha nel suo cuore e quindi che cosa ti dice la carta in luce? Vuole mediare in queste cose, vuole trovare un equilibrio nelle credenze ereditate, in tal senso, ok? Sì. Vediamo un po' cosa mi dicono questi altri oracoli. Magari ha avuto anche delle nonne o delle zie da cui ha ereditato subconsciamente delle superstizioni rispetto alla vita. Mm. Vediamo questa persona ancora. Amore litigioso, è possibile che abbia ricevuto litigi in famiglia e quindi abbiate tra di voi avuto delle tensioni o dei litigi, un voler prevaricare l'uno sull'altro, insomma, perché questo era, diciamo, lo scudo, questo litigio, a queste sue memorie inconsce che vuole superare. Queste sono possibili anche richieste di scusa o di apertura nei tuoi confronti, mi spiego? Perché vuole uscire da queste credenze qui. Ha visto litigare i genitori, magari con un'imposizione da una parte o dall'altra. Mhm. Possibile che ci sia, ripeto, della tensione di questa persona nei tuoi confronti o c'è stato un litigio tra di voi o della tensione che si vuole superare, un paura anche a superarle, ma nella sua profondità alberga questa necessità. Sì. Ok, andiamo ancora a fondo con dove stanno? Con questa. E ancora cosa ha nel suo cuore? Andiamo nello specifico proprio nei tuoi confronti, già l'abbiamo visto, però andiamo nello specifico cosa ha questa persona nel suo cuore. Ha un 3 di spade, ha un dolore fortissimo legato alla madre, archetipo madre, ha un 3 di spade, tra di voi c'è potuta essere o una rottura, o un blocco, o un litigio, oppure questa è una situazione pregressa di questa persona, pregressa a te, va bene? Ha un cuore rotto, un cuore ferito, al quale però vuole far fronte, vuole mediare tra questo, vuole superare le credenze limitanti, questo litigio. Cos'altro ha nel cuore per te? Re di spade, spesso cerca di vagliare ciò che sente alla luce della ragione. E nel frattempo, però, come prime carte abbiamo delle carte emozionali, no? Di apertura. È una persona che sta cercando di chiarirsi le idee, con le quali ci può essere in questo momento della freddezza o no contact. Cerca di chiarirsi le idee, o una persona la percepisce un po' più distante da un punto di vista emozionale, più mentale, più analitica. Cos'ha ancora nel suo cuore per te? La regina di denari, ci sei tu nel suo cuore, anche se sei uomo, ci sei tu nel suo cuore e soprattutto una persona che vuole riguadagnarsi la tua fiducia, riguadagnarsi la tua fiducia, rispettando però i tuoi tempi e i suoi tempi, d'accordo? Rispettando i tuoi tempi e i suoi tempi. Ancora, cosa mi raccontano? Cosa ha nel suo cuore per te? Nel suo cuore ti tiene ben stretta a sé questa persona, anche se non te lo fa vedere per molte di voi, non te lo fa vedere. 4 denari mi parla di una persona che tiene tutto per sé, ti tiene dentro di sé, non te lo dice, per vari motivi. Cos'altro ha nel suo cuore per te? La regina di bastoni ha moltissima e fortissima attrazione per te. È possibile che per alcuni di voi ci sia una terza persona, magari questa persona ha una relazione ufficiale, si tiene dentro il fatto di non dirti nulla. Ha una fortissima attrazione nei tuoi confronti, gli stimoli
Ci sono delle paure legate a questa situazione, li stimoli l'energia kundalinica molto forte. Cos'altro ha nel cuore per te? E qua c'è la ruota della fortuna che mi parla di un cambio insperato. Di che natura parla questo cambio della ruota? Di un chiarimento che vuole questa persona. Vuole parlarti subito, vuole parlarti, o c'è stata una rottura dovuta a un cambio improvviso e vuole comunque parlarti all'improvviso, fare un'azione impattante. Cosa ha nel suo cuore per te ancora? Ci sono litigi dovuti ad altre persone, secondo me, o litigi dovuti alla mancanza di serietà che tu hai percepito da questa persona. E quindi ha difficoltà con il suo intorno questa persona, che può essere anche una persona ufficiale, difficoltà nel suo intorno. Forse ci sono stati litigi per questo. Cosa ha nel suo cuore per te ancora? Qua c'è una persona che si tiene tutto dentro ed è annoiata in questo momento, rifiuta le situazioni pesanti che si porta avanti in questo momento, annoiata e rifiuta le situazioni. Cos'altro nel cuore per te? Vuole un'opportunità insieme a te, il mago è colui che vuole manifestare tutto e sta aspettando 3 di bastoni, sì. Questo ha nel suo cuore. Ci sono credenze relative a queste conflittualità che il suo intorno gliele palesa, comprensive del fatto che ci sei tu. Tu sei lo specchio di questa persona che lo sta portando a immergersi in quelle profondità per uscire fuori dalle credenze limitanti relative all'archetipo madre, o come si dovrebbe stare in famiglia, o come si dovrebbe fare, o come dovrebbe essere una relazione. Magari è una persona, può essere una persona impegnata, oppure può essere una persona che ha problemi con il suo intorno, o lavorativo anche, ed è demotivato per questo motivo, ha la necessità di fare questo viaggio nelle sue profondità per negoziare un compromesso tra vita professionale e vita privata. Questo mi dice anche questa carta. E come dice anche questa carta, sta vedendo e riconoscendo tutte le superstizioni e le credenze familiari che gli hanno impedito di evolvere. Tant'è che mi esce come regina di bastoni e mago, anche se sei uomo, che mi parla, regina di bastoni è colei che accende l'energia erotica a carattere, no? Kundalinico nell'altra persona, e il mago mi parla della creazione di una nuova realtà grazie all'accensione di questa energia. Sì. Vediamo cosa con i miei oracoli lui-lei, che non lasciano spazio al dubbio. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo un po' adesso ancora cosa sente profondamente questa persona per te. Cosa sente profondamente questa persona per te? Fatti tempo e pazienza. Ti chiede tempo, te l'ho detto, secondo i tuoi tempi o i suoi tempi. Ti chiede del tempo perché c'è del tempo ci vuole del tempo per fare un certo tipo di viaggio octonio sotterraneo. Ti chiede pazienza, tempo e pazienza. E in questo viaggio octonio sotterraneo, nelle profondità che sta facendo questa persona, affinché possa arrivare a questa opportunità scevra da questi condizionamenti familiari, cos'è che sta sentendo per te? Cioè, ragazzi miei, stavo parlando, avevo già buttato giù le carte e mi si è spenta la telecamera per mancanza di memoria. Allora, era uscito tempo e pazienza e poi si è fermato il video. Successivamente sono uscite le carte. Ho sempre voluto te, lo capisci? E aiutami, ti prego. Poi sono uscite le carte, sto tornando da te. Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito abbastanza, non mi sono sentito mai degno di nulla e sono scappato, perdonami. Io non mi abbasso a mercanteggiare. Allora, vi stavo parlando prima che si spegnesse il video. Questa è una persona che sta tornando da te nella misura in cui non vi sentite o non vi sentite come in modo armonioso. È una persona che chiede aiuto. Cos'è l'aiuto? Tra l'altro c'è una luce del sole bellissima in questo momento di qua, è proprio la luce del sole, chiede aiuto affinché si possa sentire il sole dentro di sé questa persona. Ma questa persona che chiede aiuto è anche la tua anima che chiede a te consapevolezza per il tuo cammino. Qua abbiamo una persona che ti dice la verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Quando è che non ci sentiamo degni?
quando pensiamo che l'altro fuori di noi non esiste, cioè scusami, quando pensiamo che l'altro fuori di noi è distinto e separato da noi. E nella misura in cui l'altro è la manifestazione del divino, tu sei la manifestazione del divino, se vedi queste due realtà distinte, individualizzate, quindi separate dal tutto, non senti Dio dentro di te. E quindi quando tu non senti Dio dentro di te, non senti che sei degno di quello che stai sperimentando e scappi perché hai paura della luce, la luce che ti incarna e che tu non vedi per la mente separativa, per la mente che ti fa dividere io da te, tu da me. Quindi qua questa persona ha tempo e pazienza perché sta facendo un viaggio octonio, sotterraneo, dove capirà che ha sempre voluto te, lo capisci? E non mi abbasso a mercanteggiare, voglio la luce che scalda il cuore, ma la sto trovando prima in me, altrimenti non posso vederla fuori. E scappo da chi me la proietta, ma nella misura in cui tu senti la luce dentro di te, tu devi arrenderti, a te sto parlando, devi arrenderti a questa luce affinché il divino faccia il suo corso. Mi spiego? E questa è la storia di tutti quanti noi, è la storia di tutti quanti noi. Questa persona ha avuto credenze limitanti dall'infanzia che vengono dalla genia, una persona che ha percepito dall'archetipo madre superstizioni e credenze, o familiari, in questo caso è la madre con la luna, che gli impediscono di evolvere. Gli impediscono di evolvere in che senso? Gli impediscono di riconoscere il divino dentro di sé, la bellezza, di vederla anche in te fuori. Però, vi siete incontrati. Ciò significa che tu devi sentire solo le emozioni che ti sta provocando questa bellissima narrazione che lo spirito dei tarocchi sta facendo. Quali sono queste emozioni che stai provando? Ecco, per ogni emozione che stai provando, fatti trasportare. Non fermare l'emozione, fatti trasportare. Perché nella misura in cui fuori è una realtà di tua proiezione, facendo questa emozione tu supporti anche l'altra persona, benedicendo e battezzando l'altra persona. E allora pronuncia il mantra nei confronti di questa persona, Sabbe Satta Sukhi Hontu, Sabbe Satta Sukhi Hontu, possano tutti gli esseri essere felici. Vediamo adesso qual è la dea alla quale fare per te riferimento in questa connessione. Perché Sabbe Satta Sukhi Hontu? Qua ci sono problemi con l'intorno, con le persone intorno. Sabbe Satta Sukhi Hontu, possano tutti gli esseri essere felici. Ok? Qual è la dea a cui devi fare riferimento in questo momento? La morte e la magia. Devi morire al senso dell'io e affidarti alla magia naturale. La morte è ciò che libera, la morte mistica degli sciamani è la morte del senso dell'io. Devi affidarti a non avere il controllo, il potere, che è proprio il senso dell'io, che ti fa sentire questa persona come il tutto separato da te. Questo se vuoi veramente l'amore, che è libertà, libertà da questo senso separativo, e affidarti alla magia. La magia è il darsi, è l'amore, è la bellezza, darti alle tue emozioni, smettere di avere il controllo dell'io, fare morire l'io, che vuole il controllo e il potere sulla situazione, sulle persone. Vede tutto sul personale, dividendosi e separandosi dall'altro. E questa è la dea a cui devi fare riferimento, la dea come archetipo, come simbolo, ok? Wow, ragazze mie e ragazzi, meraviglioso, molto impattante, potentissimo. Io concludo qui con l'augurio che voi possiate sempre di più trascendere i limiti di questo io. Riguardatevi il video Magia Pratica 9, ragazze mie e ragazzi, perché allenare la mente trascendente significa sentire questa persona dentro di te e palesarla fuori, ma senza il controllo, senza il potere sull'evento
per godere pienamente dell'assoluto. Detto questo, vi abbraccio profondamente, io passo alla seconda variante, se mi seguite anche lì, altrimenti vi abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore giallo. Allora, cos'ha profondamente nel suo cuore? La persona a cui stai pensando, cos'ha profondamente nel suo cuore? Come sta viaggiando nella sua emotività, nelle sue profondità e come lo esprime nei tuoi confronti, cosa sente per te. Facciamo questo breve viaggio insieme con la consapevolezza che l'altra persona fuori da noi è lo specchio perfetto della nostra imago, che è l'immagine dell'anima. Quindi attraverso ciò che adesso andremo a narrare, tu potrai prendere coscienza ed è la conoscenza, coscienza e conoscenza che rende l'uomo libero. Libero da cosa? Dal sentirsi separato dall'altra persona, da Dio, dalla natura, da qualsiasi cosa. Ok, allora, pronuncia insieme a me, mio sposo o sposa celeste, ti prego, fai l'amore con me adesso. Mio sposo, sposa celeste, ti prego, fai l'amore con me adesso, affinché io abbia la consapevolezza che mi renda libera. Ok, allora, andiamo a fare questa splendida lettura. Allora, ci mettiamo per fare questa. Ci mettiamo questi. Ok. Allora, cos'ha nel suo cuore? Cosa c'è nelle profondità della persona a cui stai pensando? Cos'ha nel suo cuore? Cosa c'è nelle sue profondità? Cos'ha nel suo cuore? Cosa c'è nelle sue profondità? C'è un forte conflitto dentro di sé. 5 di bastoni. Attualmente, in questo esatto momento, c'è un forte conflitto dentro di sé. Ha voci dissonanti dentro di sé che lo tirano da una parte, dall'altra, lo tirano da una parte, dall'altra. Può essere anche che tali voci dentro di sé si palesino all'esterno nell'avere problemi con il suo intorno lavorativo, con il suo intorno familiare, con il suo intorno di amicizie, di affetti. Ci sono tensioni dentro questa persona. È possibile che ci siano anche dei litigi o delle tensioni tra te e questa persona, litigi o, capito? Sì, c'è questa tensione. E l'incapacità di trovare un punto d'accordo tra le parti di se stessa, questa persona dentro. Tale incapacità in questo momento sta generando anche tensioni fuori. Per la legge dello specchio. Vediamo cosa ha nel cuore ancora questa persona. La voglia di parlarti, paggio di bastoni, la voglia di parlarti, la voglia di... sono bastoni, quindi è fuoco, no? Quindi c'è una tensione che volta anche alla voglia di parlarti, c'è anche un po' di una sorta di anche prepotenza a volte, no? Una prepotenza egoica, una prepotenza... no, si fa così perché si fa così, anche il chi vuole avere ragione probabilmente. E questo viene da alcune memorie, no? Chi è che vuole avere ragione? La ragione è degli stolti, diceva qualcuno, di più grande di me.
La ragione viene dalla mente separativa. La mente vuole avere ragione, il cuore ha fede. E quindi sono tutti meccanismi della mente razionale, nel voler avere ragione, avere un po' di supponenza, avere un po' di no. Però vuole parlare, vuole parlare. Vediamo un po' cosa ha nel cuore questa persona. Il matto. È una persona che non sa se viene, se va, è una persona che è un po', non sa, è una persona che non ha in questo momento una centratura in sé. E a volte si difende questa persona perché difende la sua fragilità del voler avere ragione. Chi vuole avere ragione a tutti i costi è una persona che è molto fragile, non è in equilibrio dentro di sé, perché sa che la ragione non esiste, la ragione è la mente, l'io razionale, e la mente vuole tutto controllabile, misurabile e prevedibile. E l'anima non è né controllabile né misurabile né prevedibile, quindi c'è un po' di immaturità da questo punto di vista nell'andare incontro a un equilibrio in questo momento. È una persona che non ha ben chiaro se viene, se va, dove vado, dove mi porta la vita. In questo momento ti voglio parlare, poi magari ci ripenso, no, poi voglio parlare perché c'è questo fuoco. Un po' questa dicotomia, cos'altro ha nel cuore? La voglia di parlarti, assolutamente, qua c'è un'opportunità, un asso di denari. Qua c'è la regina di spade. C'è tensione, conflitto, rabbia o tensione tra di voi, questo mi dice. E allo stesso tempo è una persona che, oltre a quello che ti ho detto, vuole concretizzare un'opportunità. I denari sono l'asso di denari, è l'asso di tutti gli assi, no? È qualcosa di grosso, è il più grosso, il più concreto di tutti gli assi. È come se volesse parlarti questa persona, lanciarsi in questa opportunità, mi lancio, vedo che succede, per avere un'opportunità in concreto con te che mi parla di più serietà di questa tensione, vuole risolvere anche una certa tensione, un certo conflitto che c'è tra di voi o una tensione o mettersi d'accordo con te, con l'asso di denari. Ancora, cosa ha nel cuore per te questa persona? Cosa ha nel cuore per te questa persona? Qua c'è il diavolo, ha una dipendenza nei tuoi confronti, c'è un apego emozionale in spagnolo, c'è una dipendenza emozionale nei tuoi confronti, non riesce a lasciarti andare, nel male e nel bene, nel male e nel bene, non riesce a lasciarti andare. C'è una fortissima attrazione fisica, sensuale, passionale e non riesce a lasciarti andare. Io vedo che qua ci sono conflitti, anche conflitti a volte stimolati apposta. Stimolati apposta perché questa tensione, questa dipendenza emozionale che questa persona ha nei tuoi confronti determina rabbia o istinti e anche a volte voglio avere ragione, presunzione, no? Perché è proprio una forte passione per te. C'è forte passione o legame passionale. Può anche non essere una persona di natura sentimentale, Quindi mi parla di una, sai, attrazione e repulsione sono due facce della stessa medaglia, attrazione e repulsione. C'è questa attrazione e repulsione, e allo stesso tempo vuole parlarti perché è attratta, c'è un'energia attrattiva, karmica, perché c'è il diavolo nel cuore. Quindi qua c'è una persona che ha un legame in questo momento karmico con te. Ripuliamo il termine legame karmico dalle connotazioni negative, perché qua noi nella nostra scuola iniziatica facciamo conoscenza, ok? Quindi ci eleviamo al di sopra delle connotazioni negative. E nella conoscenza vera non c'è né male né bene, ma c'è conoscenza, cioè una perfezione delle cose. Allora, c'è una persona che ha un legame karmico, cosa vuol dire? Che c'è un karma tra te e questa persona, perché c'è attrazione e repulsione, che deve essere compreso.
Quindi questo karma che deve essere compreso tra te e questa persona, attrazione e repulsione, c'è forte attrazione, vuole un'opportunità forte questa persona con te, anche sensuale, sessuale, passionale, se di natura amorosa, comunque c'è questa voglia di opportunità, lanciarsi in questa opportunità. C'è un legame, c'è una condizione karmica da trascendere, perché è forte. Quando una cosa è attrazione forte o repulsione forte, c'è un legame karmico, cioè c'è un karma da scindere, c'è una cosa da evolvere, va bene? Adesso andiamo a vedere con le carte degli oracoli genealogici di Maria Vittoria di che natura è questa memoria, questo karma che deve essere trasceso. Vediamo, sempre riferito al fatto cosa c'è nel suo cuore. Cosa c'è nel suo cuore? Cosa ci dicono gli oracoli genealogici? Il denaro, i soldi. I miei genitori mi danno il permesso di creare abbondanza nella mia vita. Allora, i soldi, il denaro. Allora, se parliamo di una persona che a livello che non ha rapporti con te di natura sensuale, sessuale, passionale, o comunque qua mi hanno detto i soldi con il diavolo sono anche le ambizioni, no? Tra te e questa persona ci sono ambizioni per cui questa persona senza di te non può lasciarti andare perché in te vede anche il suo successo ed è come se a volte ci fossero delle incomprensioni e come se questa persona non riuscisse a vedere, siccome ti vuole molto e per te e per questa persona sei una grande opportunità, anche se non è lavoro, ti vuole molto perché per questa persona sei un'opportunità. È come se vedesse in te anche il, il motivo per cui questa persona non può farcela da sola nel realizzare i suoi obiettivi. Questo è il senso. No, e questa cosa gli fa male perché si sente dipendente da te e, e da una parte non può stare senza di te. Si sente come se tu avessi richiamassi in questa persona il suo trampolino, la sua necessità per realizzare la sua abbondanza, per realizzare la sua abbondanza. Vediamo cosa dice sul libretto la carta dei soldi. Per esempio può anche essere una persona a livello amoroso, no? Questa persona vuole un'opportunità con te, non può lasciarti andare perché sei tu la persona che genera in questa persona qui la creatività, l'energia kundalinica, l'ispirazione per creare anche denaro. E quindi c'è tutta questa cosa connessa. Soldi, vediamo. Quali sono le credenze familiari per la parola denaro? Fai un elenco di tutto ciò che ti viene in mente. Come pensi di attivare abbondanza e denaro nella tua vita? Se le credenze ti fanno considerare il denaro sporco, la carta consiglia il denaro è energia e come tale va considerata. Certo, vi ho fatto il video sul denaro nella mia playlist Messaggio al collettivo. Se andate a rivedere è bellissimo, nel senso vi ho spiegato diverse cose, che avere denaro significa darsi. La natura è prospera, guardate la natura come fa, vi dico sempre. Io ho ottenuto denaro e la mia stabilità quando ho iniziato a darmi senza la prerogativa del denaro. Ecco perché poi il denaro è piovuto, perché mi davo senza prerogativa, non avevo questo... seguivo la natura, guardavo la natura come prospera, la natura si dà a ciò che è la sua essenza, dandogli a ciò che è la tua essenza. Il denaro è una diretta conseguenza di ciò che tu fai per essenza. Senza sforzo, con impegno sì, ma senza sforzo. Lo sapete che io lavoro oltre le 15 ore al giorno, ma senza sforzo, mi impegno, poi cado distrutta come i bambini che quando finiscono di giocare cadono distrutti, ma sono stanchi di impegno, non di sforzo. Quello è il senso. E la natura è come un bambino, si dà, si dà, si dà, si dà a ciò che è la sua essenza. Ok. A parte questa parentesi, ritornando qua, c'è una persona che senza di te non può stare perché vede una grande opportunità di sviluppo della propria creatività.
Questa è la memoria karmica e questo ti dico che anche per te è così. La prosperità, nel senso, quello che questa persona rappresenta per te è l'accensione della Kundalini. La Kundalini è energia nervosa a carattere sessuale, è il motore dell'universo. I buddisti dicono proprio che la Kundalini è l'energia che crea tutto. La chiamano Kundalini. Quindi questa persona genera in te questo legame karmico che significa per te affidarti a queste emozioni che genera per te questa persona, perché queste emozioni sono il trampolino di lancio per te affinché tu possa generare prosperità. Mi spiego? È lo specchio, è lo specchio. Qua ci sono memorie karmiche per entrambi, tu e per questa persona, legate alla carenza di denaro in famiglia o l'aver percepito il denaro come sporco. Noi viviamo la nostra vita sulla base delle credenze indotte ed castranti. E se noi pensiamo il denaro è sporco o se noi viviamo con questa consapevolezza, il denaro non ti si farà vivo. Tutto è puro per i puri, come diceva qualcuno di grande, non ero io. All'origine delle cose tutto è puro, la moneta è pura all'origine delle cose. È il tuo giudizio che determina la negatività di quella cosa nella tua vita. Va bene? Ricordiamo che, scusami, è una società del controllo e del potere, non vogliono persone prospere, vogliono persone schiave. E quindi viviamo tutti, abbiamo vissuto tutti in questa inconsapevolezza e castrazione. Va bene, voglio continuare adesso con queste. Cosa ha nel cuore questa persona? Ha una dipendenza emozionale da te, dove di base c'è la necessità di creare prosperità. Vediamo questa persona nei tuoi confronti ancora, cosa ha nel cuore questa persona? Che ti ho detto? Qua c'è un erotismo, energia erotica, energia nervosa a carattere sessuale e amore erotico. L'amore erotico è quell'amore che ti stavo dicendo qui, che ispira l'altro, che magneticamente ispira l'altro nel fare cosa? Nel risvegliare Kundalini, per creare. In questo caso la creazione è proiettata a produrre abbondanza materiale anche. Quindi c'è un forte erotismo, e te l'ho detto anche qui. C'è un forte erotismo. Sappi che entrambi vi siete incontrati per eludere questa memoria karmica sul denaro. Il principio è quello che ti ho detto prima. Vediamo adesso rispetto a questa carta. Ancora, fammi mettere queste qua, visto che c'è molto erotismo qua. Allora, mettiamo queste. Cosa prova nel profondo per te questa persona? Cosa prova nel profondo per te questa persona? 10 di spade. Probabilmente con questa persona c'è una chiusura, c'è stata una rottura, qualcosa si è rotto. Oppure o tu o questa persona state vivendo una rottura precedente. E c'è molto dolore, che magari lo maschera con una sfrontatezza, con una... ok? Cosa prova per te questa persona? La giustizia. Vuole fare le cose fatte bene. Vuole prendere decisioni in conformità di questa chiusura, di questa situazione molto difficile. Cosa prova per te questa persona? 5 di spade. Guarda, qua questa è una persona che vuole prendere la decisione giusta, ma si trova tra l'incudine e il martello. Cioè è come se è stressata mentalmente, la mente lo sovrasta, perché come vedete non c'è una carta di coppe. E quindi è tutto improntato all'aspetto razionale, mentale, materiale della vita, senza un giusto bilanciamento, come ci dice la giustizia. Quindi, adesso ti dico ancora cosa prova per te questa persona. 7 di spade, una persona che mente, una persona che sfugge da se stessa,
la persona che mente, che sfugge da se stessa, che non ti dice la verità perché lui stesso, lei stessa non ha la verità dentro, perché ha una dipendenza da una condizione karmica che si riversa nei rapporti interpersonali con queste dinamiche. Cosa prova per te questa persona? 5 di bastoni di nuovo. Allora, qua c'è una persona completamente fuori di senno. Cioè, fuori di senno, nella nostra scuola di trascendentalisti direi fuori di testa. Sarebbe bello se fosse fuori di testa, ma il fatto è che sta molto nella testa. Quindi qua abbiamo gelosia nei tuoi confronti, anche se tu non lo sai, una dipendenza emozionale e tu non lo sai, perché ha questo pensiero di te, lo fa lavorare o la fa lavorare all'interno di sé. Non ti parla, ti sfugge, ti guarda, ti osserva, per molti di voi è così, e questo gli provoca in lui o in lei rabbia. Questo ha dentro nel cuore questa persona, in questo momento. Voglio vedere una cosa adesso. Allora, voglio vedere ancora con le carte, con gli oracoli genealogici, da cos'è che sta sfuggendo questa persona da se stessa e quindi anche da te col 7 di spade. Da cos'è che è evasivo, anche nello specifico sul 7 di spade. La memoria genealogica 7, questa dice: ringrazio i miei genitori per tutto quello che hanno fatto per me, per avermi cresciuto come sapevano e potevano fare. Ora è arrivato il momento per me di prendere la mia strada. Quindi questa persona non è contenta, perché la memoria genealogica 7 al contrario, nel senso, è questo il senso, non è contenta di questa persona di cosa i suoi genitori hanno fatto per lui o lei, non è contenta di come l'hanno cresciuto o cresciuta, perché li ha additati e rivendicati e quindi non è capace a prendere la strada. Memoria genealogica numero 7, che poi è il 7 di spade, mi spiego, sta eludendo la comprensione della sua famiglia. Vediamo, memoria genealogica numero 7. Se hai questa memoria è perché in questo momento della tua vita, quindi della sua vita, per te è importante fare una lista delle priorità e degli obiettivi. Chiediti come ti vedi da qui a un anno, a fare tutto quello che ti porterà a questa trasformazione. Questa carta ti invita a prendere la tua direzione senza voltarti indietro. Non ha ben chiaro quali sono le sue priorità, però io adesso col libro, voglio essere proprio esaustiva e più profonda possibile. La memoria numero 7 di questa persona. Eccola, che poi rappresenta il carro dei tarocchi, no? Siccome il carro dei tarocchi, come vi dico sempre, è il coraggio anche, no? Prendere una direzione, ci sono 2 cavalli sul carro, no? Prendere una direzione, anche avere il coraggio di prendere una direzione per avere trionfo e successo, quindi avere consapevolezza di te, di autostima. L'autostima, se non te l'hanno data in famiglia, se non ti senti radicato nei tuoi avi, nei tuoi familiari, non ce l'hai, te la devi conquistare nel tempo come ho fatto io. Che non è una questione di essere, devi sentirti non un individuo separato dai tuoi avi, dai tuoi antenati per avere stima di te, perché tu come soggetto non sei nessuno, tu sei il nulla. Il nulla è il tutto. Avere stima della natura, sì, ma stima del mio io, della mia mente razionale. Io non sono nessuno. E questo è il dramma di questo tempo, che ci crediamo qualcuno. E questo è il dramma. Nella misura in cui ti credi qualcuno, sei obiettivo, sei suscettibile di vittimismo e scarsità. Se tu invece ti senti canale di un'anima unica che fa esperienza di sé in tutte le sue creature, tu vai dritto, canale. Non hai più bisogno di avere stima in te stesso perché hai stima di Dio, della divinità che alberga in te.
Allora, nella memoria 7, vediamo quali sono i limiti di questa persona in questo momento e che grazie a questa connessione con te ce li ha sbattuti in faccia praticamente, o nell'anima. Allora, conflitto legato alla pigrizia e passività. La dinamica del carro incentiva l'azione e al movimento, quindi una persona con questa memoria può lottare contro la tendenza alla stasi e alla procrastinazione. Quindi questa persona può soffrire momenti di inattività, sentendosi incapace di avanzare o prendere decisioni significative, il che può portare a frustrazione e insoddisfazione. Indipendenza e leadership, la capacità di assumere un ruolo di leader e di prendere il controllo della propria vita può essere ostacolata da situazioni o relazioni che inibiscono l'autonomia. Conflitto di spostamento e direzione, ha una necessità intrinseca di cambiare, viaggiare o spostarsi fisicamente o metaforicamente, tuttavia si rischia di incontrare ostacoli che li costringono a restare fermi, provocando sentimenti di confinamento e desiderio di fuga. Il matto qua, vado, vengo, questa persona sta elaborando tutto questo. Abbiamo chiesto cosa sta provando all'interno. Il peso del giudizio altrui, problemi di identità sessuale a volte. Le sfide possono includere l'accettazione di sé in un contesto di norme sessuali restrittive o l'espressione di una sessualità che sfugge alle definizioni convenzionali. Può essere che questa persona ha determinate attitudini anche sessuali e per il giudizio dei genitori e della società non le mette in atto, a questo diavolo nel cuore, di cui tu ti fai espressione e portavoce, ma ha paura del suo stesso giudizio, del tuo giudizio e di quello degli altri. Allora, cos'altro ci racconta? Questa è una persona che superando questo è una persona molto audace ed è questo uno delle sue caratteristiche da cui si sta eludendo, va bene? Quindi però ti dico anche un'altra cosa, se tu stai avendo a che fare con questo specchio, significa che anche tu sei una persona molto audace e questa persona ti sta specchiando l'esigenza di avere tale prosperità nell'audacia che poi genera anche prosperità materiale. Mi spiego? Anche tu hai le memorie che ti ho letto in questo momento da mettere in luce. Quindi qua c'è una mancata accettazione della propria identità vera, che è l'identità del sé, non quella dell'io, ed è confinato all'identità dell'io che lo sta schiacciando, cioè la mente razionale. Questo ciò che ha nel profondo in questo momento. Ok, allora io ti dico come devi rilasciare il karma, va bene? Pronuncia: ringrazio i miei genitori per tutto quello che hanno fatto per me, per avermi cresciuto come sapevano e potevano fare. Ora è arrivato il momento per me di prendere la mia strada. Pronuncia questa bellissima frase dicendo, finendo con il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu, Sabbe Satta Sukhi Hontu, con l'H davanti. E questo porterà a sciogliere anche questa memoria. E anche nella tua proiezione di questa persona a far fluire l'energia, d'accordo? Ok. Vediamo adesso ehm, voglio mettere l'archetipo su questa persona. L'archetipo per questa persona qual è? La giustizia. È uscita 2 volte la giustizia. Non è in equilibrio questa persona tra gli aspetti spirituali e gli aspetti pragmatici, realtà visibile e invisibile. Questo significa che anche una parte di te non è in equilibrio. Quindi è la consapevolezza che rende l'uomo libero. Quindi stiamo facendo una narrazione affinché tu possa prendere consapevolezza di questo. Ed è questo semplicemente che scioglie. Qua abbiamo, ti leggo l'aspetto in ombra, perché qua è tutto aspetto in ombra. Offre solo critiche distruttive, utilizza indebitamente l'autorità espressiva legale o criminale, sì. Allora, qua ci stai dicendo che questa persona, come ti avevo detto già all'inizio, vedete che poi le carte si parlano, può avere nei tuoi confronti critiche anche brusche, distruttive, o anche nei confronti degli altri. Perché? Perché non c'è equilibrio.
Non c'è equilibrio, è insoddisfatta questa persona perché c'è la mente separativa, non c'è equilibrio tra visibile e invisibile, non è uscita nemmeno una carta di coppe. Ciò vuol dire non c'è la parte emozionale è repressa perché è arrabbiata questa persona. Allora se anche tu sei arrabbiata o arrabbiato, come vi ho spiegato benissimo nel video Magia Pratica 9, sei a contatto con la parte adirata del Dio, la sola parte adirata, quella incazzata, la sola parte che può darti un potere disumano. So che sto provando rabbia, so che sto provando rabbia. La rabbia non è né mia né tua né sua. La rabbia è una forza primordiale universale che arriva dentro di noi affinché noi possiamo accoglierla e darci il suo potere. Questo porterà giustizia nella tua narrazione con questa persona. Vediamo con i miei oracoli lui-lei per andare un po' più nella profondità sentimentale, questa persona cosa prova per te veramente, al di là di quello che non si vede. Vediamo. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Questa persona è consapevole di questo suo tormento che lo sta portando alla realizzazione del sé. Dice io ti merito, so che non ti merito e quindi questa è una consapevolezza, io ti merito. Ok. Cos'altro sente profondamente questa persona per te? Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Sa che non si comporta bene o non si è comportato bene o secondo i canoni che ti hanno dato del dolore o farti pensare. Se l'ho fatto c'è un motivo e il motivo magari questa persona non è stata in grado di dirtelo, no? Lo leggiamo noi andando nelle profondità. Se l'ho fatto c'è un motivo e il motivo è quello della mancanza di equilibrio dovuta a una situazione karmica che però hai anche tu. Altrimenti non mi proietti questa persona. Ok, cos'altro? Nella profondità voglio sapere ancora di più. Amami, guarda un po'. Quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. E questa persona, è la prima volta che usa la parola amore con i miei oracoli, amami quando lo merito meno. Cioè, se io sono arrivato a te, o arrivata a te in questo momento, è affinché tu potessi slacciare un karma. Amami quando lo merito meno. Amami quando la tua mente razionale crede che io non debba essere amato. Amare cosa vuol dire? Amare non significa amare l'io dell'altra persona, cioè quello che ti fa, quello che ti dice, si comporta male, i comportamenti bruschi. Non significa amare l'io di quella persona, ma significa vedere la perfezione nell'anima di quella persona che sta mettendo in scena ciò che a te serve affinché tu possa sciogliere le tue paure e attaccamenti e resistenze. Allora affidati agli dei, cioè affida le tue emozioni alla rabbia, agli dei che sono appunto la rabbia, la tristezza, l'abbandono, affida queste emozioni agli dei. Affidati a loro, abbi fede negli dei, non devi fare nessun tipo di vendetta o di capriccio, no. Come vi ho spiegato bene, ripeto, ragazze mie e ragazzi, se non l'avete ancora fatto vi invito ad ascoltare il podcast Magia Pratica 9 perché lì vi faccio fare proprio un salto. Vi insegno quello che disse Arianna nel mito quando Teseo, il suo grande amore, l'abbandonò sull'isola tradendola, avendole fatto uccidere anche lui uccise il padre, le uccise il fratello, le aveva promesso amore eterno e poi l'abbandona sull'isola di Nasso. Abbandonandola sull'isola di Nasso, da qui il detto piantata in Nasso, che è piantata in Nasso con la N. Arianna cosa fa? Arianna guarda le navi che si allontanavano da quest'isola, le navi del suo grande amore di Teseo, e disse: non si chiuderanno i miei occhi nella morte, prima che io, tradita, non abbia chiesto giusta vendetta agli dei. Arianna cosa fa? Affida tutto agli dei. Non esercita la sua rabbia, che poi la perdi se la eserciti, perdi il potere. Non esercita la vendetta, ma affida tutto agli dei.
Quindi affidate tutto agli dei. Questa persona è manifestazione di una divinità che doveva arrivarti. Affida tutto agli dei. Io ho fede in te, emozione, rabbia, tristezza, gelosia, abbandono. Io ho fede in te. Sabbe satta su chi con tu. Io ho fede in te. E questo porterà giustizia. Ok? Wow. Mamma mia, ragazzi miei, che viaggi bellissimi, bellissimi. Wow. Ti metto un'ultima carta della dea. A quale dea devi affidarti in questo momento? La donna ragno, chiaro, la co-creazione, cioè la creazione con gli dei. Noi non creiamo mai da soli la nostra realtà, noi co-creiamo sempre con qualcun altro. Questo qualcun altro, come vi ho spiegato nel video tutta la verità sulle fiamme gemelle, anime gemelle, dalla Kabbala al buddismo al mito, questo qualcun altro con il quale creiamo è un codice narrativo. Questo codice narrativo può essere o il codice morale, quindi la mente razionale, come crea questa persona qui che tu hai specchiato, oppure il divino. Affido tutto agli dei, mi affido all'invisibile. Allora abbiamo chiesto qual è la dea a cui affidarci in questo momento. La co-creazione col divino. Tutto è perfetto, ok? Wow. Mamma mia, ragazze mie, ragazzi, stupendo, veramente stupendo. Detto questo, io concludo qui, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua.